Buongiorno, sono qui per parlare di un prossimo seminario che cioè, diciamo internazionale che si rivolgerà non solo agli italiani ma anche a persone di lingua inglese e persone di lingua spagnola e verterà sulla capacità di libertà dal proprio destino che è dato dai pianeti. Ora, penso che se state guardando magari questo piccolo video, conoscerete già, penso, la teoria sugli arconti e quindi sui 7 pianeti che sono coloro che tengono l'essere umano e che hanno l'essere umano schiavo dei loro movimenti. Gli antichi sapevano che l'anima umana discendeva attraverso le sfere, quindi venendo dalla sfera più alta, la sfera divina, passando poi per la sfera archetipica o sfera cristallina per entrare nella sfera stellare che è l'8ª sfera e poi discendere via via a secondo le sfere planetarie, a partire da Saturno, Giove, Marte e via via fino a giungere, no? alla Terra. E in ognuna di queste sfere l'essere umano si caricava di una catena o più catene che erano, diciamo così, i doni, no? Da parte dei pianeti. Si diceva, passando dalla sfera di Saturno, l'essere umano acquista saggezza ma anche la morte e tutto ciò che è la restrizione, il tempo, quindi la mortalità, le sofferenze. Passando dalla sfera di Giove acquista sì la possibilità di fortuna, però acquista anche l'altra possibilità, ossia quella della sfortuna e quindi dei vari malanni legati al pianeta, e così per Marte, Venere, Mercurio, Luna, Sole. E quindi di questa maniera l'uomo che è un'anima senza qualità, diciamo, ma un'anima immortale, quindi possedendole tutte le qualità e nessuna allo stesso momento, si colorava di queste qualità date dai pianeti e si diceva così, con Venere impara ad amare ma anche a soffrire, Venere dà la sessualità ma anche l'assenza di esso, Mercurio dà la capacità di parlare ma l'assenza di esso, Marte dà la passionalità, la guerra, la forza, eccetera, eccetera. Quindi non sono cose dell'anima umana che è al di là, che è divina e che è una con il divino e che è il divino stesso che si manifesta nella manifestazione. Tutto questo quindi è nel potere delle 7 sfere planetarie e quindi il destino sembra qualcosa di irriducibile, qualcosa di che non è possibile aggiustare, sistemare, ce lo si deve solamente subire. Ma questo è della caduta della conoscenza occulta, antica ed ermetica, perché in realtà la conoscenza antica dell'ermetica, dell'alchimia astrologica, della magia astrologica ermetica, sapeva che le correnti planetarie e le carceri planetarie potevano essere tranquillamente scardinate dalle stelle. Ossia, se i pianeti sono 7 entità che dominano il destino umano, ognuno con una sua passione, e quindi ecco le lavorazioni per poterli, come si dice, bloccare, rendere inerti, ecco che si conosceva che vi erano anche altre entità, che erano entità stellari, quindi dell'8ª sfera, che erano superiori e che potevano dominare eventualmente, anzi sicuramente, le entità planetarie. Con questo venne trasmessa
specialmente tramite la steganografia dell'abate Tritemio e poi da lì altri, la conoscenza della antichissima magia astrale stellare che poteva essere atta a bloccare e quindi a rendere inoffensivi le energie e le forze planetarie. Sapendo quindi il ciclo giusto dei pianeti e conoscendo il ciclo giusto stellare, si andava a immettere una forza stellare nel circuito personale planetario del proprio destino e di conseguenza si poteva modificare questo destino. Questa è l'antica conoscenza dell'astrologia che si è trasmessa anche fino al Medioevo e che poi venne coperta dalla religione dominante. Tant'è vero che di questa che si parla nelle varie cattedrali gotiche sparse in tutta Europa. Fulcanelli stesso parla di questa tipologia di alchimia, perché l'alchimia è questa, usando le forze stellari, l'energia stellare, che è superiore, ripeto, alle forze planetarie che sono legate all'eclittica solare, essendo fuori, no? E quindi usando anche tutta la capacità di lavorazione di piante, metalli, minerali e anche la classica tecnica della magia archetipica per andare a veicolare le forze giuste nel momento giusto, nella situazione giusta per poter cambiare il destino, renderlo migliore, non solo a livello spirituale, ma anche materiale, oppure non solo a livello materiale, ma anche spirituale. Quindi era la possibilità di ottenere ciò che gli alchimisti e i grandi maghi hanno sempre affermato, delle possibilità sia fisiche che possano garantire la capacità e la necessità per poter poi occuparsi dello spirito e quindi di fare le lavorazioni di alta magia teurgica oppure di alchimia trasmutativa o di magia trasmutatoria e quindi per arrivare alla realizzazione personale e tornare a essere il Dio che l'essere umano è ed era ed è. Di questo tratterà il seminario e insegnerà nei vari gradi. Innanzitutto andrà a mostrare, appunto insegnerà il modo con cui si è schiavi dal proprio oroscopo personale, sia di nascita sia di concepimento. Dopodiché, facendo vedere le differenze, dopodiché si giungerà a conoscere le proprie stelle patrone, cioè le stelle che sono state, diciamo, le padrine, patrone, le signore nella discesa dell'anima dalla sfera ancora superiore a quella stellare, passando per quella stellare, quindi per una particolare stella o costellazione, per poi entrare nei regni sottostanti delle sette sfere. Tutto questo ci andrà quindi a svelare le potenze superiori, è come se noi invece di rivolgerci, abbiamo bisogno, che ne so, di farci attaccare la luce, la corrente elettrica o di andare in banca per fare certe operazioni, invece di rivolgerci al semplice personale, i pianeti, abbiamo la capacità di conoscere il direttore, quindi le stelle. Beh, se conosciamo il direttore possiamo tutto, no? Quindi anche annullare delle regole che sono solo per le persone che non conoscono e che i cosiddetti semplici lavoranti, i pianeti, fanno rispettare, basta.
Ricordiamoci che le stelle sono superiori all'eclittica solare, quindi al circolo solare, quindi sono al di là, sono anime celesti, veramente, c'è l'apparizione fisica di anime celesti molto 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 potenti e che sono le uniche che possono rivolgere il destino umano, sia fisico sia di interi popoli. Però bisogna conoscere la tecnica, quindi noi andiamo a conoscere la nostra schiavitù per imparare poi tramite sempre l'antica conoscenza che qui sarà ci è rivelata e messa a vostra disposizione, basandoci su le varie tecniche di liberazione, le varie tecniche di entrata in comunicazione con questi direttori, con queste anime celesti, con le stelle nostre personali o con le stelle che possono a noi servire per fare tutto questo. E andare a capire anche i meccanismi che si mettono in movimento quando una persona nasce e quindi i meccanismi planetari. Da qui potete vedere che usciamo a respirare altra aria, cioè, diciamo così, usciamo da questo circolo della necessità, no? Che è quello dell'eclittica solare, del girotondo eterno del Sole con le stagioni e con tutto il resto, che va bene finché non, cioè finché non abbiamo completate le nostre esperienze umane, ma che diventa stretto poi un domani che l'anima umana è diventata matura e anela alla libertà. Quindi questo seminario è proprio un piccolo seme iniziale, ma però bello, robusto, perché insegnerà come e perché e le tecniche. Quindi vi saranno dei traduttori sia per lingua inglese che per lingua spagnola, così come state comprendendo adesso. E quindi io sarò in diretta, chiaramente perché insegnerò il tutto, ma ci saranno i traduttori che vi trasmetteranno il tutto. Tra l'altro traduttori che sono già inseriti nella pratica, quindi conoscono e non sono traduttori persone che sono prese così per tradurre, quindi non conoscendo l'argomento, no, può sfuggire qualcosa, no, è gente che è praticante e che conosce di cosa parla, quindi non ci saranno delle differenze tra quello che io dico e quello che sarà tradotto. Tra l'altro poi la registrazione vi verrà data e potete poi controllare cioè da voi magari per essere più precisi, non perché non vi fidate, per essere più precisi se non avete capito, però sarà fatto qualcosa di molto importante. Ho deciso di rivolgermi anche ad altre persone in questo periodo perché lo conosciamo tutti questo periodo, quello che è successo, quello che sta ancora succedendo sta segnando profondamente le vite degli uomini ed è dato da Giove e Saturno, innanzitutto a livello planetario, ma a livello stellare è dato da altre stelle, tipo l'Ofiuco e una stella che è in Orione, Betelgeuse. Quindi questo hanno portato questo problema che si vedrà di riuscire a risolvere e poi andando a vedere con la conoscenza che andremo a capire, vedremo come noi per noi potremo operare. Certo uno dire ma poi non posso operare anche per altri, puoi operare per altri ma devi essere bravo prima a operare per te stesso, perché se non si è bravi a operare per se stessi non si può operare per gli altri, no? Mi sembra giusto, voglio dire, un medico forse dovrebbe, prima di dare agli altri le cose, deve essere sicuro, no? Non dico che deve provarli da se stesso, però per esempio Hahnemann, che è stato il riscopritore, se vogliamo, il fondatore dell'omeopatia, tutti i prodotti li provava su se stesso. Quindi voglio dire, questa è la capacità. Oh, questo deriva dall'antichità, questa conoscenza. È una conoscenza talmente antica che si perde nella notte dei tempi, quindi si pensa anche che non sia neanche umana perché troppe cose, troppe sapienze, troppe conoscenze che sono legati
appunto a questi mondi infiniti dell'universo e delle stelle. Quindi al di là che voi abbiate una visione di Terra planetaria come un pianeta, oppure di terra piana come un piano, cioè è tutto applicabile, quindi non va nemmeno nella discussione, anche perché questi insegnamenti sono nati quando l'idea era della terra piana, la conoscenza, quindi non c'è problema se uno crede alla terra piana o un altro crede al globo. Cioè non è qualcosa di cui noi ci occupiamo di qualcosa di molto più serio. E quello più serio è quello di poterci avere la nostra libertà per poter modificare il nostro destino se siamo malati o se qualcuno è malato, o se non abbiamo il denaro, se non abbiamo delle possibilità, se i nostri figli hanno problemi, oppure per evitare i problemi, se la nostra famiglia ha delle cose negative, e di là poi quindi anche la capacità di entrare in contatto con le stelle superiori, che sono chiamate le stelle dell'illuminazione, quindi che sono date e che sono preposte proprio alla parte illuminativa, alla capacità illuminativa dell'essere umano, e che di fatti sono presenti andando ad analizzare. Domani, se siete bravi, lo potete fare anche da soli, sono di solito presenti nelle grandi illuminazioni delle persone, tipo santi, maestri, asceti, alchimisti, yogi e cose varie. Quindi saranno date anche queste stelle, quelle che servono, per poter anche avere la capacità e la possibilità di richiedere, agire, praticare sempre in maniera attiva, ma sempre con il contatto cielo-terra, ciò che è in alto è come ciò che è in basso, e quindi entrare in quella grazia che è necessaria all'essere umano, anche se si muove da solo, ma quella grazia che è necessaria, che deve venire da qualche parte per sciogliere il blocco. E le stelle fanno questo. Questa è la grande conoscenza nascosta, come dicevo, dall'antichità, proprio antica antica, la conoscevano gli indù, la conoscono i cinesi, ce la conoscevano gli assiri, i babilonesi, i sumeri, gli egizi, gli ebrei, la conoscevano tutti, e poi fu riscoperta nel 1300, 1400, 1200 con l'alchimismo medievale, e poi altro, e poi venne affondata perché se si pratica con questa scienza si comincia a vedere che quello che avviene è vero. E la cosa più incredibile è che, per quanto noi non possiamo credere a questa scienza e a queste tecniche che io insegnerò in questo seminario, rimaniamo colpiti perché vediamo che è vero. Ve lo dico innanzitutto per esperienza diretta, ma anche per esperienze delle altre persone. Cioè uno non si aspetta, addirittura anche se una persona non si aspetta che è una cosa reale, che magari ma chissà se riuscirà, siccome non ha a che fare con le proprie energie fisiche, ma ha a che fare con i tempi giusti e i cicli che verranno insegnati di azione, ti alza solo di afferrare l'attimo, no? Un carpe diem, prendere l'attimo e agire. Non è necessario che ci sia una credenza, la credenza poi diventa più profonda in seguito, perché si comincia a vedere, quindi dice porca miseria, ma allora è proprio vero, cioè uno sì, ce lo fa perché ci crede, però poi quando accadono queste cose comincia a dire ma caspita, ma allora è proprio vero. Sì, io vi dico è proprio vero, ma dovete provarlo da voi. Non si può dire altro, è un dono che voglio fare all'Europa e a coloro che attualmente stanno soffrendo. È un dono, se lo fate, se fate questo sforzo, voi vi renderete conto che potete veramente migliorare la vostra vita con pochissime cose, non c'è bisogno di chissà che cosa, un po' di studio, un po' di pratica, qualcosina come può essere che ne so, qualche erba per sufumigare, come ringraziamento alla stella, qualche matita colorata o acquerello o pennarelli per poter fare il disegno che va a corrispondere alla stella, perché sì, perché si va a collegare all'archetipo immaginale, quindi a ciò che è tutto il discorso degli archetipi platonici, e oltre che poi andremo a fare
per capire cosa facciamo, non è che andiamo a fare filosofia platonica, per carità, ma almeno afferrare che cosa si vuol fare, che cosa si vuol dire in questo seminario e capire perché è assurdo cioè fare qualcosa e va, non lo so perché lo faccio. Certo, può accadere lo stesso perché, ripeto, c'è il momento giusto, però è bello sapere che stai facendo qualcosa perché è necessario fare per quel motivo, no? Quindi se siete interessati scrivete agli indirizzi che vedete in sovraimpressione che vi verranno comunicati e ripeto non vi preoccupate anche se siete di lingua inglese o lingua spagnola perché ci saranno i traduttori in simultanea della vostra lingua e quindi che già conoscono queste cose e quindi sarete completamente assistiti. Spero che siete tanti e che siete veramente decisi a migliorare. È un dono che voglio fare. Rompiamo il segreto, questa è la scienza dell'uomo, quindi all'uomo la ridò.